L'Osservatorio Permanente della Rete d'Abuso ha promosso questa indagine nel contesto in cui opera l'associazione, utilizzando i dati a nostra disposizione, cioè quelli relativi all'ambito del clero. In realtà il raggio di analisi del nostro report, che sarà in aggiornamento perpetuo, vuole andare oltre al limitato contesto del clero, seppur sia questo il dato che in questo caso analizziamo. Volutamente, per nostra stessa tutela, tranne nei casi di condanna definitiva o in qualche eccezione, i presunti autori sono stati oscurati, tutelati da un numero di protocollo non pubblico, in quanto spesso rimasti senza un giudizio definitivo, una condanna, a causa del fallimento della giustizia e dei suoi lacunosi meccanismi. Questo tuttavia non toglie che lascia delle vittime, o presunte tali, senza un giudizio e spesso senza una giustizia. Per questo non sono importanti i volti o i nomi in questa statistica, ma i numeri, per capirne il potenziale, quanto lo Stato è vincente nella protezione e nella prevenzione, nella tutela dei minori e persone vulnerabili, quanto sia il livello di sicurezza e di giustizia sul territorio. Il contesto in analisi è il volontariato, al quale è vero appartiene anche il clero, ma non solo, anche associazioni, circoli sportivi e via dicendo, tutto ciò che in Italia fa parte dell'associazionismo. La Chiesa Cattolica, tranne i vescovi e l'articolo 4 dei Patti Lateranensi, non gode di particolari privilegi in materia, sono gli stessi di cui godono tutte le realtà che fanno parte dell'associazionismo. Come ho spiegato in altri articoli, le dinamiche che si manifestano nel caso di un abuso sessuale su un minore o su una persona vulnerabile sono le stesse, sia nel clero sia tra i laici. Certo, a causa delle tante denunce pubbliche, la Chiesa è molto più chiacchierata in questo caso che le associazioni, ha anche un'audience mondiale e da anni si è organizzata internamente, come vedremo. In Italia non si è fatta remora neanche di dichiarare che insabbierà i casi, in quanto non li denuncerà all'autorità giudiziaria, che vale a dire l'insabbio. Stessa cosa che accade nel contesto laico, a riprova che la Chiesa non ha alcun particolare privilegio in materia, al massimo è più sfacciata. Infatti la domanda è: quanti casi non sono mai stati denunciati? L'Italia al momento non ha leggi adeguati, oltre a nessuna strategia preventiva efficace in materia di tutela di minori e persone vulnerabili. È l'unico Stato membro d'Europa a non aver mai fatto una commissione d'inchiesta o studi per quantificare il fenomeno, tanto che cerchiamo di farlo noi con questo report. Quindi qualcuno dirà: dove sta il problema? Perché parlo del volontariato. La ratifica della Convenzione europea di Lanzarote, legge 1 ottobre 2012 numero 172, alla quale il Vaticano non ha aderito, ha introdotto importanti strumenti preventivi, tra cui il cosiddetto certificato antipedofilia, che, va detto, pur essendo un ottimo strumento per impedire che chi condannato per questi reati torni a contatto con i minori, ha un limite preventivo che dipende da una precedente condanna, ma di fatto poi ha un effetto potenzialmente valido, che è quello che i soggetti limitati dal certificato, indubbiamente stupratori, non tornino a contatto con i minori. Diciamo quindi che nel suo limite ha effetto positivo verosimilmente nel 100% dei casi, perché blocca il pedofilo, che è già accertato, no? Quindi è certo. Qui sorge però il primo ciclopico problema italiano, l'applicazione snaturata del certificato, di cui il legislatore ha sollevato dall'esibizione l'intera categoria del volontariato e non solo il clero. L'effetto collaterale di questo voto ha concentrato di conseguenza in questa categoria, per via dell'esenzione, chi pregiudicato e diversamente non potrebbe andarsi a inserire altrove. E questo non ci sembra un problemuccio, ma un effetto boomerang che nessuno vede o vuole, ma che produce vittime, i cui carnefici, come vedremo a breve, non saranno denunciati. Ecco perché consideriamo più ampia la proiezione che andremo a sviscerare nel report. C'è un secondo problema, tuttavia. Come abbiamo detto, seppur il certificato sia utile ad impedire che chi pregiudicato torni a contatto con i minori, manca la fase preventiva, che impedisca la realizzazione dell'abuso salvando il minore. L'obbligo di denuncia da parte di tutti i cittadini, in Italia limitato oggi solo ai pubblici ufficiali, sarebbe un ottimo strumento preventivo, perché permette ed impone agli adulti, a conoscenza o nel dubbio che in quell'ambiente accada un reato, di denunciarlo, cosa che oggi non è obbligatoria e spesso fa desistere, in quanto in assenza di prova certa o dimostrabile, che in questi casi difficilmente il cittadino comune può produrre e servono gli inquirenti,
il rischio di subire controquerela o altre ripercussioni è elevato. La ripercussione assurda di questo vuoto legislativo finisce direttamente sulla vittima, non solo perché non viene salvata o almeno sottratta, ma perché la stessa condizione di minore che lo Stato riconosce non autonoma fino ai 14 anni e ne delega le responsabilità nel suo interesse superiore agli adulti, è proprio quella che gli impedisce di essere in grado di riconoscere una violenza autonomamente, quindi di difendersi o reagire. Siamo di fronte a un evidente cortocircuito in cui lo Stato, pur riconoscendo l'inalienabilità dell'interesse superiore del minore, si schianta nel vuoto legislativo, che nel più dei casi lo renderà vittima. Collateralmente l'abusatore non verrà fermato da nessuno e continuerà a produrre altre vittime. La maturazione stessa del trauma infantile ha tempi che arrivano anche a 25-30 anni, quindi difficilmente la vittima iniziale denuncerà il predatore per tempo, anzi, lei stessa si troverà prescritta al momento della denuncia e in questi casi, qualora lo stupratore non sia già pregiudicato, lascerà anche lui col certificato immacolato. E questa è un po' la giostra della pedofilia italiana, dove ogni anno contiamo i sopravvissuti senza però cercare di attuare misure concrete ed efficaci per impedirlo. Eppure sarebbe semplice. Esistendo già le leggi, basterebbe nel caso del certificato antipedofilia modificarlo, come chiede all'Italia anche l'ONU, colmando il vuoto dell'anomalia italiana. Stessa cosa per l'estensione dell'obbligo di denuncia, ora limitato ai pubblici ufficiali, che basterebbe estendere a tutti i cittadini. Nulla di più semplice di diverso. Vi aspettiamo quindi giovedì 12 settembre alle ore 10. La conferenza sarà trasmessa sui vari social della Rete Labuse e sul nostro sito, insieme ai nostri ospiti e alcuni garanti regionali con i quali cercheremo di capire come si può cercare di attuare, cioè di applicare a leggi di fatto già esistenti, questo ampliamento, nel caso del certificato antipedofilia, questa regolarizzazione che tuttavia al momento, come abbiamo detto, in un paese come l'Italia che non ha alcun valido strumento preventivo, e sarebbero già, diciamo, un enorme contrasto alla pedofilia. A giovedì 12 settembre, ore 10.